Buongiorno amici del canale, ho deciso di rinnovare la mia camera da letto e sono anni che non ho i comodini e ho trovato finalmente due piccoli tavolini che sono perfetti per non essere ingombranti vicino al mio letto e per fare da comodino. Nel restyling colgo l'occasione e oltre che a creare nuovi comodini cambio anche i colori delle pareti, infatti farò le pareti vintage rose con magic wall e darò dei tocchi particolari anche con della carta da parati. Però voglio il tema fiori, voglio che sia tutto quanto molto elegante ma molto fresco e floreale e quindi i miei tavolini saranno a tema floreale. Utilizzerò il meraviglioso vintage rose anche sui tavolini. Utilizzerò fregi differenti perché i miei tavolini sono simili ma diversi. Questo andrà a Stefano e se lo becca col fiore. Questo va a me e me lo becco con il fiore ma è un po' più bassino. Utilizzerò dei fregi ad arricchire questa parte perché non mi piace questa parte così nuda e quindi voglio arricchirla con dei fregi a tema floreale e sopra metterò questo decoupage bellissimo nato dalla collaborazione di Post Chalk Interior, l'azienda che mi dà anche i fregi, e Mark Mendes, un bravissimo restyler. Sono bellissimi perché hanno due fiori differenti ma con una cromia veramente eccezionale, sembrano dipinti a mano. Quindi il tavolino sarà rosa, la parte superiore sarà un pelino più scura. Partiamo. Metterò in questa zona questo fregio e voi mi dite: Lisa, è piatto, rigido, cosa fai? Eh no, lo scaldo, lo plasmo e lo faccio arrivare qui. Quindi ora vedrete come si applica un fregio con molta morbidezza, con molta flessibilità, scaldandolo e incollandolo con la colla. Ecco qua, guardate, vedete come si può plasmare e quindi può prendere la forma che noi vogliamo. Sembra un vero ricamo applicato in questo punto della gambina, morbidissimo. Quindi colla, è una colla apposita per il legno, quindi può essere tranquillamente una colla vinilica, l'importante è che sia una colla che si può appunto utilizzare per incollare il legno, perché appunto i fregi sono in pasta di legno. E ora predispongo il mio fregio. Ecco qua, è importante incollare bene. E poi posso in un secondo momento riscaldarlo ancora per agevolare l'attaccaggio. Ecco qua. Scaldo ancora un pochino. Bello, tolgo un attimino la colla che mi ha strabordato dal fregio e prendo come riferimento qui c'è l'attaccamento, sono abbastanza centrale, sono a questo livello in modo da essere sicura che anche gli altri fregettini li appiccico nel posto giusto. Prendo dei riferimenti molto semplici perché non voglio complicarmi la vita, bisogna essere anche un pochettino veloci, altrimenti ci perdiamo una giornata intera. Via. Scaldo ancora un po' e l'ultima
pressione veloce. Adesso finisco applicando gli altri due. Il primo tavolino è finito. Mi sono aiutata nel tenerli fermi con queste pinze. Sono dei morsetti molto rigidi che servono proprio per tenere fermi anche i fregi e le cose che solitamente si incollano. Ora passo al secondo tavolino e nel frattempo lui si asciuga. In questo modo evito di mettere dei chiodi. Parto con il secondo tavolino e utilizzerò lui e lo plasmo a mio piacere. Quindi lo scaldo bene e lo incollo subito. Guardate, lo potete plasmare proprio a vostro piacere e io farò così, prendendo bene il centro e piegandolo, lo piego in modo che stia sulla gambina. Velocemente la colla. E via. Ricordate che dovete essere veloci, altrimenti non schiacciate, piuttosto li scaldiamo di nuovo. Vado al centro in questo modo con la mia gambina e ora lo piego, lo plasmo. Nel momento in cui poi il fregio si raffredda, rimane in questa forma. Le mie morse mi aiutano ad attaccare bene il fregio, mi posso preoccupare di togliere la colla in eccesso. Non vi preoccupate perché poi tanto comunque quando si andrà a colorare si toglieranno eventuali difettini, quindi non vi preoccupate per eventuali rimasugli di colla che sembrano vedersi, non si vedranno. Procedo con gli altri due fregi. I miei fregi sono perfettamente incollati, quindi parto con la prima mano di colore. Quindi una bella mano di vintage rose puro, mi raccomando, perché la superficie è molto lucida su tutta la superficie. Uso il pennello da 30, un pennello perfetto per questo restyling perché va bene nelle insenature, carica benissimo il colore, come vedete all'interno rimane pieno e ha una setola meravigliosa. Io parto con il mio tavolino a gambe all'aria in modo da essere bella comoda durante il restyling e fare tutto, anche la parte sotto, perché ovviamente è un tavolino aperto e si vede la parte sotto, quindi bisogna essere molto precisi oggi.
Ora che ho finito di colorare da questo lato, giro immediatamente il tavolino dall'altro lato, così scopro le magagne e posso eliminare alcuni difetti che invece si sono presentati. Ecco qua. Il fregio deve essere fatto ovviamente anche da questo lato e come vedete ci sono tutti i punti che dall'altro lato non vedevo. Perfetto, ora li coloro tutti. Faccio tutta la parte superiore, perché anche se vado a mettere un decoupage e solitamente usiamo le parti bianche sotto, quindi usiamo basi tinte di bianco quando si va a mettere un decoupage in modo che il disegno sia molto più vivido, in questo caso può andare bene anche il vintage rose, perché comunque è un colore chiaro. Seconda mano di colore, sempre colore puro, copre bene e asciuga prima. Questa volta uso un 50, visto che i difettini li ho tolti col pennello più piccolo, ora uso il pennello 50, ci metto meno e mi lascio una bella pennellata materica. Carico il pennello, sempre, bene, bene. Scolo poco, tengo il colore all'interno del pennello e parto. Questa volta parto con il tavolino all'insù, tanto lo dipingerò in questo senso, ormai sotto ho tolto i vari difetti e sarà solo una leggera finitura e riesco a farlo con il mio bel tavolino in piedi. Questo vintage rosa è veramente una coprenza eccezionale, bellissimo, copre bene bene bene. È arrivato il momento di applicare il decoupage. Io ho già tagliato il foglio grande, è 1 a 1, e l'ho diviso in due. Sapete che sono 2 soggetti divisi da una riga. Perfetto per un comodino, per il frontale di un piccolo mobile che ha dei cassetti e sono divisi, magari per fare 2 soggetti. Io l'ho diviso e utilizzerò soprattutto la parte fiorata, che crea questo semicircolo. Quindi non taglio, perché voglio avere la libertà di spalmarlo dove voglio, taglierò semplicemente il circolo in cui decido di fermarlo e inizio spalmando direttamente il protettivo sulla superficie. È indifferente che sia lucido o satinato, ma va miscelato bene, se è puro è molto molto meglio, è ancora più aggrappante e giriamo sempre bene bene con il pennello. In questo modo avremo tutti i componenti ben miscelati e il pennello sarà già intriso. Per quanto invece riguarda la parte superiore del decoupage, se avete il protettivo leggermente diluito va bene. Scolo delicatamente e vado. Lo voglio far arrivare fino al secondo bordo, quindi non qui. Qui. Ecco qua. Ora faccio con un po' di precisione il bordo, perché ovviamente il decoupage attecchirà solo dove noi mettiamo il protettivo. Per questo arrivo proprio al bordino.
Prendo il mio foglio, lo applico delicatamente, cercando di portare il mio soggetto il più possibile centrale, anche se non avrà un inizio e una fine questo soggetto. Voglio però far sì che tutto ciò che mi interessa stia il più possibile all'interno del riquadro. Così mi piace molto. Ora intingo dal centro. Sapete che la carta di riso di Porsche è sempre molto resistente, quindi se fa delle grinze nessun problema. Si alza delicatamente e poi si fa nuovamente aderire. Fate con calma, non cercate di fare in modo veloce perché avete paura che si secchi. Con calma, delicatezza, vedrete che verrà benissimo e non verranno assolutamente grinze. Vedete, in questo caso io rialzo leggermente e faccio attecchire di nuovo. Sono arrivata al primo cerchio, tiro bene la pittura in modo che faccia aderire bene il disegno in tutta questa parte. È importante che sia proprio aderente, che non ci siano comunque grinze. Mi raccomando, quindi si solleva e si tira. In questo modo si cerca di eliminare la grinza, ma senza farlo sollevare da quello che è il primo gradino. Con l'utilizzo di un cutter bello affilato, ok? Quindi se non è nuovo togliete un pezzo di lama e rendetelo affilato, vado a incidere dove c'è la corona. Se il cutter è affilato farete un lavoro bello, preciso, ma soprattutto non sposterete il foglio del decoupage. Per questo è importante che il cutter sia affilato. Mentre invece se non dovesse essere affilato vedrete proprio che si trascina il foglio del decoupage ed è una cosa che noi non vogliamo. Vogliamo un effetto molto molto preciso. Anche perché è importante in questo momento per me togliere l'eccesso di carta ora che è ancora umido. In questo modo avrò il bordo rosa molto più pulito e definito. Non si butta niente, il restante foglio potete anche tenerlo in alcuni bordi per fare dei dettagli su qualche altro tipo di mobile. Ora col pennello rifinisco bene questo bordo. Quando sarà bello asciutto, molte grinze che voi ora vedete non ci saranno più. Ovviamente ora partirà poi la seconda parte del restyling dove faremo appunto un'antichizzatura e andrà a sfumare il bordo rosa con il bordo del decoupage. Ora metto il decoupage sul secondo tavolino.
questa parte di decoupage ha delle tonalità che sono veramente fantastiche. Ha delle sfumature che si fondono dal bianco al viola al verde che sono elegantissime. E quindi nel momento in cui passo il protettivo e vedo il disegno che affiora, bello tonico, bello vivido, è spettacolare. Anche il secondo decoupage è stato applicato, elimino alcune imperfezioni con il pennello, rifinisco i bordini e poi partiamo con l'antichizzatura. Mentre il decoupage finisce di asciugare, io passo la cera trasparente su tutta la struttura, base per l'antichizzatura. Pennello, prendo quella punta, così va meglio ancora dentro ai fregi, e cera jasmine. Profumo sui fiori. Ripasso la cera anche un po' sopra, così quando andrò ad antichizzare sarà più morbida. Inizio ad antichizzare i miei tavolini. Utilizzo la cera nera Elegance, una cera veramente raffinatissima. Vedrete la sfumatura insieme al Vintage Rose quanto starà bene. E ovviamente parto ora che la cera sotto è ancora morbida. Perché? Perché mi aiuterà a diluire la cera nera e macchierà molto meno. Dovete tenere vicino appunto il pennello di prima, il pennello con cui abbiamo steso la cera trasparente va benissimo, a punta, e uno straccetto per togliere l'eccesso di cera. Bisogna toglierla abbastanza in fretta perché altrimenti poi se si asciuga tutto non la togliete più, mi raccomando. Parto dalla zampa e poi sopra andiamo fino all'attaccatura del decoupage. Scarico l'eccesso e antichizzo i miei fregi. Sono di nuovo con il tavolino gamba all'aria in modo da poter lavorare bene tutto da vicino in tutti e due i sensi. Poi prenderò il tavolino, lo girerò al contrario e farò anche la mia antichizzatura al contrario. Una cosa che noto spessissimo quando mi fate le antichizzature da casa e magari mi fate i post o altro è che tendete a sporcare sempre troppo poco all'interno dei fregi. Voi passate il pennello e sporcate molto all'esterno. Non si dona così la profondità all'antichizzatura la donate schiacciando il pennello all'interno dei fregi, calcando e andando ad antichizzare la parte più sotto. E poi togliamo tutto insieme in modo che in questo lasso di tempo si asciughi leggermente, inizi a macchiare leggermente la superficie dove ho steso la cera, ma la sporterò non troppo tardi,
quindi sarà ancora morbida. Ora giro il tavolino e vedo se dall'altra parte ho ancora dei difettini da togliere per quanto riguarda la gamba. Ecco qua, controlliamo bene. Iniziamo ad eliminare l'eccesso, quindi panettine in microfibra. Si prende così in modo che la parte che tocca è morbida e togliamo l'eccesso partendo dalle gambine, quindi da dove è stato steso per prima la cera. Vedete che il color rosa torna di nuovo prepotente. Quindi mi raccomando, il primo trucco, se non siete ancora molto esperti dell'antichizzatura con la cera, non andate a stendere le cere colorate quando la cera trasparente è già asciutta, piuttosto aiutatevi appunto con l'umidità della cera trasparente che fa da base. È la vostra ancora di salvezza se non vi dovesse piacere l'antichizzatura. Ora antichizziamo anche la parte superiore. Porto il tavolino giù, metto cera nera al bordo e vado ad anticare proprio nell'attaccatura del mio decoupage. Antichizzo anche il suo gemello. Rispettiamo sempre le regole della prima stesura, quindi si calca, si va in profondità per mettere in rilievo tutti i petali del nostro fiorellone.
Ero davvero in dubbio se fare un dry brush con una cera liquida bianca o se spalmare sui fregi la mia principessa, ma non mi convincevo, non sapevo cosa fare. Allora ho detto, beh, se non mi so decidere tra il bianco e l'oro, creo un qualcosa che sia bianco oro. Quindi prendo la pasta metallica Posh della linea Precious, fantastica, e lei è white gold, quindi bianco oro. È una pasta perfetta per fare gli stencil materici, ma diluita con pochissimo infuser, quindi il legante per i pigmenti di Posh, vi aiuta anche a creare paste delicatamente vellutate per dare tocchi di luce. Se lo diluite moltissimo può anche creare proprio un colore per tingere, ma poi va protetto, mi raccomando. Quindi io prendo pochissima pasta, la metto nel mio piattino, la mischio con un goccino di infuser, miscelo e dono tocchi di luce. Prendo un cucchiaino, prendo pochissimo prodotto, ne basta veramente molto, e chiudetelo subito perché ha proprio la particolarità di seccare in fretta. Lo metto un po' qua, su questo piccolo piattino, utilizzo anche pochissimo infuser, proprio una puntina, metto qui una goccia e ora con l'aiuto del pennello miscelo i due componenti. Voglio una pasta delicatamente malleabile, non l'ho potuta spalmare pura proprio perché altrimenti era troppo densa e si sarebbe asciugata mentre la stendevo. Quindi allungando leggermente con l'infuser faccio sì che la pasta sia delicata, malleabile e si può tranquillamente stendere sui miei fregi senza far fatica. Pochissimo prodotto, scarico ancora il mio piattino e dono pochi tocchi di luce dove voglio. È veramente delicatissimo l'effetto, però ci vuole, dona proprio una luce meravigliosa. Passo delicatamente il panettino semiumido per miscelare delicatamente la pasta al découpage. Ultimi tocchi, ultime finiture per far sì che il colore di base risalti ancora di più. Spesso quando si antichizza si va a miscelare moltissimo la tonalità di base con l'antichizzatura e con un goccino di carta vetro molto fine alla fine potete tranquillamente donare più luce riportando in alcuni punti fuori il colore di base, quindi una marezzatura. Guardate quanto è facile. La cera nera ormai è asciuttissima e nei punti esterni in cui io passo la carta abrasiva
il rosa viene di nuovo in superficie. Possiamo di nuovo notare la brillantezza del rosa. Vedremo una superficie molto molto più lavorata, anticata. Un po' anche qua. Ora sì, posso dire che sono finiti. È molto importante lavorare anche sulla superficie, quindi non deve essere solo bello, anticato, vintage, luminoso oppure moderno. Un restyling deve essere anche molto piacevole al tatto. Quindi ricordate sempre, se la superficie vi risulta un pochettino ruvidina o avete magari lavorato male coi pennelli, non donando morbidezza alla superficie, la spugna liscia superfici vi risolve tantissimi problemi. Ma quando fate lavaggi o patina anticanti a cera, dà veramente un effetto vellutato e ancora più realistico. Ora se notate bene qui dove c'è la gamba e qui sembra veramente una patina antichissima di molti anni. Anche questo restyling è finito. Vi dico la verità, quando sono partita questa mattina con questo restyling non ero sicura di quello che avrei fatto. Ero indecisa se utilizzare Lucky Forest, se utilizzare il mio blu, il Nuit d'Amour. Poi ho guardato loro, ho visto loro, ho detto no, chiamano il Vintage Rose e sono perfetti per un restyling di questo tipo. Spero che vi sia piaciuto, scrivetemelo nei commenti. Al prossimo restyling. Ciao!